Dal 2003 si combatte in Darfur una guerra per avere un'indipendenza, un maggior controllo dell'area da parte delle opposizioni al governo centrale guidato dal presidente Omar Hassan al-Bashir. Hanno chiesto a più riprese le comunità del Darfur al governo centrale di poter gestire autonomamente le risorse e il potere in Darfur, cosa che non è mai avvenuta, fino a quando si sono organizzati con gruppi armati e la ribellione è diventata forte, tanto da poter attaccare le forze armate nella base dell'aeroporto a Khartoum. Da quel momento è stato considerato l'inizio vero e proprio del conflitto in Darfur. Ci sono vari gruppi armati che combattono in Darfur, i più importanti sono il Sudan Liberation Movement e il Justice and Equality Movement. La fase più cruenta si è avuta dal 2003 al 2006. In soli 3 anni le vittime registrate a causa del conflitto sfioravano le 100.000. Ad oggi, sia per il conflitto che per la crisi umanitaria che ne è seguita, stime ONU parlano di oltre 300.000 vittime e quasi 3 milioni di sfollati. Di questi la maggior parte vive in campi profughi che ovviamente hanno condizioni di vita al limite della sopravvivenza, e si è aggravata ancora di più la situazione quando nel 2008, con l'incriminazione del presidente sudanese da parte della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, ha espulso 13 delle maggiori organizzazioni non governative che garantivano assistenza agli sfollati. Sono stati interrotti da quel momento tanti progetti, sia di assistenza sanitaria, di scolarizzazione, e anche la distribuzione alimentare ha subito una brusca frenata. Tutt'oggi si contano almeno 700-800 mila persone che non sono raggiunte dagli aiuti umanitari. La situazione quindi è di grande preoccupazione per il programma alimentare mondiale, che cerca di sopperire alle mancanze delle organizzazioni e del coordinamento degli aiuti umanitari dell'ONU che è sul posto. Anche la sicurezza è sempre più a rischio, tant'è che si registrano anche attacchi ai campi, oltre che a episodi di banditismo e di rapimenti come quello dell'operatore di Emergency nei giorni scorsi. Da anni come giornalista mi occupo di Darfur e di altre crisi, le cosiddette crisi dimenticate, di violazioni dei diritti umani. Sono un'africanista e ho seguito dall'inizio le vicende del conflitto in Darfur. Proprio da questo mio impegno, arrivando lì in Darfur e vedendo con i miei occhi quello che stava avvenendo, e rientrando in Italia, dove invece il Darfur era sconosciuto, non si sapeva nemmeno dove si trovasse, che fosse una regione del Sudan, anzi per lo più non si sapeva nemmeno bene che dove fosse il Sudan, quindi una crisi dimenticata, un paese dimenticato. Proprio per questo è nata l'idea di costituire un movimento che poi è diventato un'associazione, ovvero Italians for Darfur, che abbiamo tirato su con altri colleghi, operatori umanitari, e Mauro Nrumah in particolare, che è un medico e da anni si occupa di queste vicende. Per quanto riguarda la situazione attuale, il sequestro di Hazarah è solo l'ultimo di una serie di episodi che portano alla luce quanto denunciamo da tempo, cioè che la situazione in Darfur è più grave che mai. Basti pensare che pochi giorni prima di questo rapimento era stata attaccata una squadra, un convoglio della missione di pace dispiegata in Darfur, l'UNAMID,
e c'erano state sia vittime che feriti. Poi si susseguono scontri, attacchi, anche e soprattutto da parte delle forze militari sudanesi contro villaggi a ridosso dei quali sono presenti delle postazioni ribelli che continuano a contrastare il governo sudanese. E le maggiori vittime sono civili. Non a caso negli ultimi mesi si è registrato anche un nuovo flusso di sfollati che ha avuto una frenata, anzi c'era stato anche un trend positivo di rientri nei villaggi che erano nelle aree pacificate. Purtroppo dal dicembre scorso, quando è venuto meno l'unico accordo di pace che era stato firmato nel 2006, quella spaccatura tra l'altro del maggiore gruppo di opposizione a Bashir, che in parentesi va ricordato è incriminato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra contro l'umanità. Questo gruppo di ribelli si frantumò e una parte decise di firmare questo accordo di pace. Si costituì anche un'autority che doveva portare a una transizione del governo locale, permettere così a una forte presenza darfuriana di gestire il potere in Darfur. Cosa che poi negli anni è avvenuta come d'accordi sottoscritti e nel dicembre 2010 questo accordo è saltato e sono ripresi gli scontri fra le forze sudanesi e i seguaci di Minawi, che era il leader di questa fazione del Sudan Liberation Movement che aveva sottoscritto questo accordo. Nel frattempo si è riaperto anche il fronte nell'area del Jebel Marra, che è un'area particolarmente ricca sia di acqua che di altre risorse. Va detto che in Darfur c'è petrolio che non è stato ancora sfruttato perché non ci sono le infrastrutture, non c'è ancora un'estrazione tale che possa permettere di vivere gli introiti del petrolio, ma è sicuramente un'area che fa gola a chi da tempo fa affari con il petrolio, col governo sudanese. In particolare parlo della Cina, che è il maggior partner del governo di Bashir. Come sappiamo bene, il Consiglio di sicurezza ha il diritto di veto e infatti ogni qualvolta si è provato a rafforzare il mandato della missione dispiegata in Darfur, c'è sempre stata un'opposizione forte da parte dei cinesi. Ci sono due fronti contrapposti. Da una parte gli Stati Uniti, che da tempo chiedono un inasprimento dell'intervento in Sudan, si era parlato anche di no-fly zone, ma non si è mai arrivati ad una definizione di una tale iniziativa. E dall'altra parte appunto c'è la Cina, anche la Russia, che hanno sempre preso le parti di Bashir, anche quando il presidente del Sudan è stato inquisito dalla Corte Penale e anzi si è cercato anche in qualche modo di frenare l'azione della Corte Penale Internazionale. A tutt'oggi Bashir è libero di circolare, è stato anche recentemente ospite del governo cinese in Cina, non ha mai rischiato di essere arrestato, anche quando ha viaggiato in altri paesi africani che hanno aderito alla Corte Penale Internazionale, quindi avevano l'obbligo di arrestarlo. Al momento ci sono grossi interessi anche per il futuro del Sud Sudan, che recentemente è stato riconosciuto indipendente, è stato votato
a grande maggioranza un referendum per l'indipendenza dal nord, ed è appunto il Sud Sudan una delle aree con le maggiori risorse petrolifere. Questo cosa c'entra col Darfur? Da alcuni mesi, proprio a seguito dell'indipendenza del Sud Sudan, le aspirazioni indipendentiste in Darfur hanno ripreso vigore. Tant'è che il governo sudanese, per cercare di arginare queste nuove fiammelle di ribellione, ha proposto un referendum sullo status amministrativo, che però non prevede la possibilità di decidere sull'indipendenza o meno dell'area, ma se costituire 2 nuovi stati oppure lasciare come attualmente il Darfur 3 stati. Ovviamente un po' fumo negli occhi, perché è chiaro che non è certo questo che può soddisfare le esigenze della popolazione di avere maggiore capacità di autogestirsi, anche perché il potere, la suddivisione delle ricchezze non è equa, continua a essere gestito da Khartoum, dal governo centrale. Tutto questo non è destinato a portare a una pacificazione, tant'è appunto che il fronte d'opposizione rigetta questa proposta di referendum, anzi è stata anche una delle motivazioni che ha spinto a non sottoscrivere un nuovo accordo di pace che si stava discutendo a Doha e che è stato firmato solo da una fazione minoritaria di uno dei movimenti che tuttora combatte contro le forze armate sudanesi. La forza militare più consistente è quella dei 2 gruppi maggiori, ovvero il Sudan Liberation Movement guidato da Wahid e il Justice and Equality Movement guidato da Khalil Ibrahim, il maggiore leader della ribellione darfuriana. Tutto questo a fronte di un altro grande problema che sta colpendo le popolazioni sudanesi, ovvero il conflitto che si è aperto nel Sud Kordofan, che è un'area popolata per lo più dal popolo dei nubiani, della Nubia, di etnia nera, e che da giugno scorso è vittima di rastrellamenti, di violenze da parte delle forze armate sudanesi, che difendono questa loro azione affermando di contrastare i militari dell'esercito del Sud Sudan che avrebbero occupato quest'area. Va ricordato che il Sud Kordofan per anni è stato alleato del Sud Sudan nell'ultraventennale guerra civile con il Nord. È chiaro che nel momento in cui il Sud Sudan è diventato indipendente e il Sud Kordofan è rimasto sotto il controllo del Nord, sono iniziate delle rappresaglie, e questo è stato anche certificato proprio in questi ultimi giorni. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha presentato proprio il giorno prima del sequestro di Hazarah un rapporto dove parlava di questo nuovo Darfur, di questa nuova tragedia che si sta consumando in Sudan. Cioè, la cosa secondo me paradossale è che adesso tutti parlano di questo sequestro, mentre a poche centinaia di chilometri hanno scoperto fosse comuni con centinaia e centinaia di cadaveri, donne, bambini, uomini, e l'Alto Commissariato per i diritti umani presenta un rapporto dove denuncia tutto questo. Noi abbiamo denunciato questa cosa da giugno, adesso l'ONU, che ha fatto delle ispezioni lì sul posto, ha raccolto testimonianze e anche visto quello che è avvenuto, ha riferito questo rapporto che ci sono i presupposti per incriminare anche il Sud Kordofan, il governo sudanese, per crimini di guerra contro l'umanità. Si sta ripetendo in Sud Kordofan quanto è già avvenuto in Sud Sudan, quanto è avvenuto in Darfur, eppure che cosa fa la comunità internazionale? Più volte è stato chiesto, in particolare dagli Stati Uniti, di rendere la missione più forte, cioè di fare in modo che
che si potesse intervenire intanto come una no-fly zone, cioè di fare quello che è stato fatto per la Libia, no? Per impedire che i bombardieri di Khartoum continuino a bombardare le popolazioni civili. Però si è sempre opposta, la Cina ha sempre posto il veto sulla modifica del mandato. Dal luglio 2007 è stata approvata una risoluzione per autorizzare una missione di peacekeeping in Sudan, in particolare in Darfur. È stata in assoluto la missione autorizzata col più alto numero di caschi blu, perché era stato previsto l'invio di un contingente di 26.000 uomini. A tutt'oggi però questa missione non è totalmente dispiegata, inoltre è carente di mezzi fondamentali per garantire protezione alle popolazioni sotto attacco, ovvero degli elicotteri a lungo raggio che possano permettere la perlustrazione di aree grandi come il Darfur. Il solo Darfur è grande 4 volte l'Italia. I caschi blu in Darfur non riescono a garantire protezione neanche a se stessi, quindi figuriamoci se possono garantire la tutela, proteggere la popolazione del Darfur. Da quando è iniziata questa missione sono morti quasi 60 caschi blu in attacchi e scontri, a volte con le milizie arabe che ancora scorazzano in Darfur e a volte proprio con le forze armate sudanesi che non hanno mai dato un vero supporto, anzi hanno contrastato il dispiegamento di questa missione.